sono con un occhio alla partita che è messa da questa parte, quindi ok. So, E quindi no, Rino, tranquilli, Un tranquilli, non c'è momento, problema. he's not available for our entire introduzione, un momento. Sì, Okay, ciao everybody. Ciao a tutti. Welcome, ciao. benvenuti. This is the March 8th edition of Genealogy, Carlentini, Omaha, and beyond. So welcome everyone. And we are blessed today to have with us Rino Dimauro. Okay. And so Eleonora, please do the honors and introduce Rino to us, please. Allora, Rino, he is the responsible of the Ufficio Stato Civile, where we have all the registers of the people living in Carlentini, still residents, people who left, where we have to, is the same office where we have to, let's say, change our identity card when it expires. So it's an important office, but we can ask him what are the main duties of his office and of himself. So if you have questions, he wants to stay the entire meeting with us. We have 20 minutes maximum. Then he has other things because today is a sportive day, so he goes to play soccer. So he has to go at one point, calcetto. But I really appreciate that he joined us because that's his moment in the week when he can finally practice some sport. So Eleonora, what do they say when they get a goal in Italy or Sicily? Cosa diciamo noi quando facciamo gol? Gol. Sì, gol, è universale praticamente. Sì. Oh! Siamo un po', esatto, siamo un po' più appariscenti, cioè, ci esaltiamo, capito? Facciamo un po' di caciara più che altro. We make more noise. I mean, we make noises, but anche gli americani non sono sì, ma immagino. Tranquilli. No, Okay. li vedo abbastanza, sì. Well, allora, all I can say is I think we scored a goal by having Rino Dimauro with us tonight. Penso che abbiamo fatto un bel gol stasera avendo Rino con noi stasera. Ma figurati, per me è un onore, guarda. E ti ripeto, sono abbastanza emozionato perché è una cosa bella davvero. Guarda, Silvana cosa qua, non se ne perde una e stasera non c'è. Stasera non c'è, vedo, ma sarà tifosa anche lei comunque. Sì, sarà infatti, tifosa, starà guardando la partita sicuramente. Ok, allora Rino, tu da quanto tempo lavori? Allora, io lavoro lì dove sono io. In the Ufficio Stato Civile? Io sono dal 2013 praticamente. Since 2013. Perché praticamente allora io sono entrato al comune qui di Carlentini come impiegato nell'89, quindi figurati. So I started 89. working in the City Hall of Carlentini as a simple employee in the 89. Perfetto. E sono entrato come giardiniere, quindi figurati. Allora, At the beginning gli ultimi, sì. I was a gardener. Sì, esatto. Non abbiamo praticamente noi. no, vabbè, io non so se l'hai vista, sì, penso di sì, la Villa Belvedere, quella l'hai vista sicuramente. Yes, e per quel poco che c'era, infatti, per quello che c'era, insomma, allora furono fatti gli ultimi concorsi che sono stati fatti lì al comune, erano quelli dove ho partecipato pure io. Quindi figurati quanti anni è che non entra qualcuno come concorso ufficiale al comune. The last published concourse to hire new employees in the City Hall in Carlentini was exactly that one that he made in the 89. So since then, no more employees have been hired in the city of Carlentini so far. Esatto. E niente, poi tutto lì, cioè praticamente ho fatto tantissimi anni da giardiniere praticamente, fino a quando sono subentrate delle necessità in questo ufficio Anagrafe, Stato Civile, eccetera, eccetera. Qualcuno si è accorto di me e mi hanno trasferito lì.
non ti nascondo che... I've worked for so many years in the gardens, cutting the trees, etc. And then at one point, there was a huge demand, a request of things to do in the Ufficio Anagrafe and the Stato Civile. Somebody noticed that I was a good worker, and I've been moved in the Ufficio Stato Civile in the 2015. Okay. Do you have questions for Rino? First of all, thank you for the video. Innanzitutto grazie per il video. No, ma figurati. Anzi, scusami se è venuto un po' male perché no, anzi, non era proprio, non sono proprio un cameraman. Anzi, io proprio comincerei forse anche da quello, volendo, così lo ecco, io a proposito, scusami, devo chiarire perché ho seguito la volta scorsa un po', l'ho vista in registrazione, quel discorso degli eliminati, tra parentesi, non so se ti ricordi che ho fatto vedere il... If I'm not wrong, guys, I remember that last time when we were watching the video, we had the questions. So, Nick, if you look for the video again and we stop it and we can ask Rino what's over there if we have questions. Because do you remember we were talking about the eliminati, people deleted. So, non è che li eliminiamo. Volevo precisare che non è che li eliminiamo, li prendiamo e li facciamo scomparire alla vecchia maniera come si usava qua una volta. It's not like the old tipo mafia. Okay. It's not that they are disappeared like the old way when mafia used to non eliminiamo, disappear bodies and people. Praticamente noi facciamo che ogni qualvolta che una famiglia o perlomeno uno si trasferisce in un altro posto e lì la scheda non c'è più nessuno, la togliamo, gli diamo un numero in modo che quando c'è da fare un certificato storico di famiglia o di residenza, eccetera, eccetera, andiamo a prendere tramite il numero. Abbiamo un numero di eliminazione, andiamo a prendere, così tutto il riferimento è quello. Quindi è la persona che si trasferisce. Eliminiamo la scheda, non la persona. Sì, in certo senso sì. Quando quella famiglia non c'è più nessuno in quella famiglia, viene tolta. So the people deleted is when the family doesn't exist anymore. So of that family, nobody lives anymore in Carlentini. So the document will be assigned and will have a number. Ok, stop here, for example. Questi sono tutti gli eliminati. Qui praticamente mettiamo le schede, addirittura ci sono schede che risalgono a 1800, se non mi ricordo male, 70. Insomma, so over there are documents going back to the 1870. Sì, non ti ho fatto vedere, ne abbiamo sui 13 schedari piccolini, che noi li chiamiamo le schede singole di ogni persona, che risalgono ancora prima, però erano un po' malandate, non te le ho volute fare vedere. Sì, lo so dove sono nello scaffale, quello a sinistra, tutto in fondo e in basso a destra. Perfetto, ci sei stata allora, hai visto? Perfetto. Perfetto, ok. Okay, so if these are going back to 1870, so if my great-grandfather left in 1909, would he show up in these books? So that's what Rino was saying, that there are 13 folders, 13, that he didn't show us because they're not in good conditions. But Nick, I remember very well that years ago, I sent to you some pictures of that. And I still have them somewhere. And over there are older things. Per esempio Nick sta chiedendo se i miei antenati se ne sono andati nel 1809, 1809. Ciao a tutti. Ciao Silvana. 1809. Ciao Silvana. Nel 1908. Per esempio, dov'è che bisognerebbe andare? Allora, intanto andare allo Stato civile dove... Se lui si è Rino, ciao Rino. Ciao Silvana, è un piacere mio Silvana, ciao. E quindi, come dicevo, bisogna andare allo Stato civile, perché lì devi capire che c'è l'anagrafe dove siamo, questo video che ho fatto è l'ufficio anagrafe, praticamente, però
l'altro ufficio, stato civile, penso che tu lo sappia, è nel corridoio in fondo, comunque è da lì dove c'è scritto un po' di tutto, sì, c'è scritto un po' di tutto, come delle annotazioni, che ne so, la qualsiasi cosa, anche la semplice Andando nome. anche all'inizio del 1800? Sì, lì ci sono, addirittura c'è la collega Lucy che ha un file, un archivio personale dove è un po' particolare, è stato fatto un lavoro certosino davvero bellissimo, e sono andati a risalire a degli anni assurdi, cioè proprio prima del insomma, siamo sul 1830, 1810, 1030, una cosa del genere. Praticamente tutto quello che è passato da lì è tutto registrato. So, for example, Lucy Latina, who works esatto, over brava. there, at the beginning of her career, she has started a personal and individual research. So she has collected all the documents ever registered in that office. So she has like a personal collection, let's say, where she found documents going back to the 1810, between the 1810, 1813, 1830, I'm sorry. So, Rino, la mia domanda è se qualcuno da lì se n'è andato e dove se n'è andato è stato scritto, cioè se se ne sono andati da Carlentini a Omaha. C'è scritto? Certo, sì, My c'è question tutto. is there written where those people they go? Because maybe you leave and you just write down, okay, this person left, doesn't live here anymore. So my question is there written where did they go? And then he said yes. So if they moved to Omaha, it's written over there. Certo. Quindi potremmo anche fare no, si può risalire, no, si può risalire una ricerca trasversale per capire negli anni quante persone da Carlentini se ne sono andate. Spostate. Sì, ma poi lì dove c'è Nick e gli altri, praticamente c'è Carlentini che si è spostato lì da voi. C'è una generazione. Certo. Ma la nostra domanda è proprio. A me piacerebbe risalire a quelli che documentati sono stati veramente i primi ad andare via, le prime donne anche, in quali anni. Allora, quello là bisogna vederlo lì sul posto, Leonora, perché lì, ti ripeto, Lucy ha quell'archivio personale che è un po' particolare, cioè bisogna andare a capire come si chiamavano di fatto, se sono nati, ripeto, se sono nati qua, sposati o meno, insomma è un po' la ricerca è un po' particolare. Io ho parlato con Lucy. Ah, brava, ok. Today I talked with Lucy because I've asked her news about the documents that she found about Unique and about Patrick Campagna. She said that she sent them a week ago, last Monday. So we have to wait for them. Sì, sono in continuo contatto con Lucy perché con noi è molto preziosa. No, lei me lo dice sempre questa cosa qua, sì, no. Ma io, ripeto, quando c'è qualcuno che vuole sapere, perché a volte ne vengono persone che cercano i parenti, come l'ultimo è arrivato l'anno scorso, mi pare, si chiama Brian Fanciulli. Praticamente, adesso poi ti dico un'altra cosa a proposito di Fanciulli. Are you familiar with the Brian Fanciulli? No. Loro is saying that it's the last person who came in Carlentini looking for relatives last year. Quando è venuto, Rino? Allora, togliendo il Covid, adesso non mi ricordo bene, ma la scorsa estate, no, 2 estati fa, insomma, prima del Covid praticamente, che poi hanno chiuso tutto. Mi pare di sì, una roba del genere. E sono venuti. Sono venuti tramite. Scusami, Eleonora, ti interrompo. Adesso parla pure. Figurati. Adesso vado. Mi lascio perdere. So I have a question. You know, when you get these inquiries, and they're primarily genealogical, not the citizenship where you need formal documents, but genealogical where you just need to know the dates, or you just want to see the document. Is there a role I didn't get that the our question. group? Okay.
Well, I wanted to know if there was a role, if we could help them by fielding some of those questions that were just genealogical in nature and taking that load off of them, if we could pre-screen them and help them, you know, because we have access to the records here, rather than them being burdened with genealogical requests, they could focus on citizenship and those kinds of issues. Allora, Nick ti chiede se a voi potesse servire il fatto che noi abbiamo accesso a tutte le ricerche possibili agli alberi genealogici, di tutte le persone che poi si sono spostate, ovviamente accaduta a tutti i vari discendenti. Se voi volete iniziare a collaborare in questo senso con le ricerche genealogiche e se ne può occupare il team nostro, e voi vi concentrate soltanto a quelle che sono le richieste di doppia cittadinanza. Ah, perfetto. Sì, no, per me va benissimo. Anzi, ma come potremmo collaborare? How can we cooperate? Well, does he understand what has been released at the Portali Antenati? Tu lo sai cosa è stato aggiornato all'interno del sito che si chiama Portale Antenati? No, questo no, non te lo so dire. Ok. No, mi dispiace. Do we have other questions about the video and then we can skip to the Portali? Okay. Perfetto, ok. Per esempio... questo lo trovi allo stato civile. Questo esempio sì, ok, di Sortino. È Sortino. Sì. No, questo c'è. Questo c'è. Da noi lo stato civile c'è tutto. Infatti quello è il numero dell'atto accanto, dove c'è nome e cognome. Questo è il mio bisnonno, visto Rino? Sì, infatti sto vedendo proprio quello. giusto. Esatto, prima l'ha preso apposta, Nick. Ok. Nick l'ha preso apposta. Io sto switchando nell'iPad, così vi vedo tutti quanti belli grandi. Io c'ho solo il telefono, non vi vedo tutti. Infatti è meglio. Aspetta, non mi sta funzionando. Perfetto, stavo scherzando. Proseguiamo. Proseguiamo così. Tecnologia. Quindi questo è tutto l'archivio generale di della provincia di Siracusa, giusto? Sì, l'archivio di Stato. Che l'hanno pubblicato, visto? Sì. E lui sa come usarlo, qualche volta io me lo devo fare insegnare, perché è bello. Qua tu trovi tutto. Beh, in effetti. L'ufficio leva. Sì, noi abbiamo accesso quasi a tutto ormai. Hai visto lettera? Quello sì, è già. Sì. Ci sono addirittura... Cioè, guarda quanto lavoro vi potremmo... No, questo lo faciliti. Viene facilitato tantissimo. Anche se ti dico una cosa, sai... del martedì sera alle riunioni... No, bello questo comunque. Io comunque all'archivio, se è quello dove sono stato io a Siracusa, è messo un po' male. Anzi, arrivare a questi livelli così che hanno messo tutto online, secondo me è una bella cosa. Ma sono i mormoni che aggiornano questi... Infatti, sì. mi aveva accennato qualcosa Lucy. I was looking for some information. Are always the Mormons uploading those archives and registers? Sì, ma abbiamo accesso veramente a tantissimo, matrimoni, morti, nascite. Addirittura c'è un documento che non avevo mai visto che si chiama il precetto, aspetta, come si chiama? Pubblicazioni. Com'è che si chiamava Silvana? Vabbè, era una specie di processetto. Il processetto, sì, che non avevamo mai visto. Sì, in effetti poi abbiamo capito che cos'è, ma lo fanno solo nelle chiese. Cioè prima di sposarsi, praticamente loro gli fanno una specie di processo, nel senso che è come se fossero davanti al giudice, cioè il prete chiede: ma tu perché ti stai sposando? Lo sai che il matrimonio c'è una specie addirittura. Sì, ma lo fanno anche adesso, quella specie di corso matrimoniale che ti fanno. Sì, okay. Ha a che fare con questa cosa che prima facevano i preti in una maniera quasi informale.
per capire se veramente i due si amavano o erano stati portati lì da qualcuno. Di forza, è una cosa che abbiamo scoperto così per caso. Ma bellissima sta cosa. E poi da quella parola io sono andata a cercarla in Google e mi dava tutte queste spiegazioni. Interessantissimo. Infatti c'era solo sotto i matrimoni. That were those meetings with the judges, not with the judges, with the priest in the church before with the priest in the church before getting married, and the priest used to ask, why are you getting married? Are you sure? Have you been forced by somebody else? So it was as the priest in that moment was like a judge. So this is what we call today. Today we have to go to the city hall first and then to the church. At that time was the priest himself to do everything. Sì, quindi abbiamo accesso veramente a tante cose. E in più ti voglio presentare un po' la nostra famiglia. Nick, lui si occupa di genealogia. Nick, exactly when did you start your genealogical passion and job? And 1989. Nell'89. Perfetto. Bravo. Lui ha iniziato a fare ricerche genealogiche all'epoca, esatto. Poi tutti gli altri hanno origini con Carlentini, hanno legami con Carlentini, tutti i loro antenati sono originari di Carlentini, tutti quelli che vedi qua stasera. Perfetto. Yeah. Mangiameli. The other gentleman who has very strong expertise in this group is Jim Beckman. And esatto. Jim Beckman e poi la nostra squadra si completa con Jim Beckham, che anche lui negli ultimi 40 anni ha fatto tantissime ricerche genealogiche, e lui per noi è l'albero madre. Soltanto nel ramo di Carlentini lui ha 40.000 persone nel suo albero di famiglia. 40.000, ce ne sono tantissime. E poi c'è anche Dean Battiato, che da 30 anni anche lui ha iniziato delle ricerche genealogiche. Lui è originario Lentini e Carlentini, però Dean ha un altro metodo. Lui li ha sempre stampati, tutti gli alberi di famiglia, di tutti quelli connessi anche lontanissimi. Infatti poi abbiamo scoperto di essere cugini di 10° grado, cioè lui ha rifatto, mi ha dato tutto il mio lignaggio. Andando indietro siamo tutti parenti. Guarda qua che roba, mamma mia. Ecco l'albergo di Jim Beckman. Sì, infatti diciamo sempre in fondo siamo tutti parenti qui. Sì, no, alla fine sì, a Carlentini. C'è sempre qualche antenato in comune, sicuramente. Se andiamo a cercare davvero, siamo tutti parenti. Sì, ma infatti Dimauro io ho non ti trovato dico la parentela con la signora che c'è qui, Mary Turco Lynch, me l'ha trovato lei, un suo antenato, perché la mia bisnonna si chiamava Turco e quindi lei ha trovato la persona con la quale siamo poi incastrati, diciamo, in comune. Un suo zio. No, ma è così. Suo nonno. No, mio nonno? Mio nonno Salvatore, però ti dico subito che noi come Dimauro discendiamo almeno. Adesso Rino, tu lo sai che ad agosto verranno 80, ci sono 80 americani. Perfetto, bello. Ma verrà anche Nick. Come si organizza? 24 Salvatore Dimauro. Dunque, allora ti dico subito, aspetta, mio nonno è del 1900. 1900? 1900, sì. Anche mio nonno di risponde del 1900. No, ma ti dico, ti stavo per dire, allora, i Dimauro, di fatti, almeno da quello che mi racconto, eccetera, eccetera, mio papà, vengono da Aci Bonaccorsi, che è un paesino sopra Catania praticamente, Aci Reale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, non so se l'hai mai sentita. E praticamente mio nonno si trasferì da Aci Bonaccorsi, si trasferì addirittura a Villasmundo, che è un altro paesino vicino lì a Carlentini. E infatti a Villasmundo c'è una mia parente che si chiama Dimauro, che è tua parente. Esatto, Angela. Angela, bravo. Angela Dimauro. Tu la conosci, che è sposata con Catana e abitano a Varese. Sì. So Rino è una tua parente. My point in showing you
My point in showing you Jim's tree was that Dimauro he has not compiled from a huge Carlentini. database. Can you explain that to him? Oh, she had to leave. Dove è andata Leonora? Is there any way that we could Qui get sono, qua. information to find out if we have living relatives there before we go? Okay, so Marianne's question is, can we help, or can he help us find relatives in Carlentini before we go? Allora, Marianne Mangiameli, Sì. da quando è nata ha sempre avuto questo desiderio di visitare Carlentini e verrà ad agosto per la prima volta all'età di quasi 90 anni. Dai. E quindi lei ha questo desiderio immenso di incontrare, mi senti? Sì, vai pure. Adesso un po' Mi sei andata via. sentite? Sì, io ti sento. Sì, adesso sì. Hello? Ok. Forse sei Quindi tu lei che ha non ti questo senti. grande desiderio di incontrare dei parenti ancora vivi. Scusate, la mia connessione qui è sempre un po' così in Francia. Mangiameli. Lei ha questo desiderio prima di andarsene, in senso letterale, Sì. di incontrare alcuni Qualche parente Quindi suo, tu certo. potresti darci una La mano? signora Mangiameli è parente anche di Michelangelo Pistone, perché è una che scriveva perfetto. sempre. Quindi con Monaco è parente tramite, insomma, la Non lo moglie so, di Rino, Pistone, ci ci giusto? potresti dare la tua email lavorativa dove noi possiamo Certo. disturbarti? No, ma quale disturbo? Puoi fare tranquilla, no, non c'è So I'm nessun disturbo. asking Rino if he can give us his best email where we can bother him. That would be good because I really would like to Ora track ti tempesteranno, Rino. Tranquilla, no, vai tranquilla. Vabbè, dai. Si Ma tu vuoi l'email, no? vuoi quella personale o l'email quella dell'ufficio? Dimmi Quella tu. che vuoi tu, sappi che avrai tantissimi amici. Allora certo facciamo punto. una cosa. Ok, non c'è problema. Allora ti do quella dell'ufficio così mentre che Diventa sono lì ufficiale, no, è comincio. meglio. Li gestisci Così, certo, dall'ufficio, logico. sì. Allora, ok, se vuoi te l'ho detto così, te lo scrivi un attimo. Lo possiamo anche scrivere facilissimo. nella chat Lo puoi per scrivere tutti, nella vai, chat. detta. Ufficio Anagrafe? Tu scrivilo. Ma già Ufficio c'è Anagrafe. l'Annick, questa Ah, mail beh, se ce l'ha, esiste. sì, ok, dai. C'è l'Annick. @comune.carlentini. Allora, .sr.it, tutto così. SR, sì, sono tutti così, cambia. Ufficio Anagrafe. Chiocciola. Tutto piccolo, immagino. Sì, tutto piccolo, sì. certo. Aspetta che non trovo buio la chiocciola. Carlentini. Comune.carlentini. .sr. Comune. Silvana lo sa. Carlentini.sr.it. It, Okay. sì. Sono tutte così in Italia le mail. And then you write at the attention. Sì, cambia l'ufficio e basta. La U piccola. Rino. Sì, tutto piccolo scritto, Leonora. Yes, everything minuscule, but in my computer I was trying to be fast. Ok. Sì, la prima lettera da mettere lettera grande in genere. Mauro, sì, se no devo riscrivere 2 volte. And in this way, che tipo di richieste possiamo fare a te, ad esempio? Se vuoi ricercare qualcuno, tipo la Mary Ann, Mangiameli, magari mi dà qualche indicazione se si ricorda qualcuno, insomma, che può essere un parente suo, con chi si è sposato, mi metti qualcosa del genere, vediamo se riusciamo a risalire, se c'è ancora qualche erede qua, praticamente, qualche suo parente lontano. Alla fine. What can we ask you? Ma lei se n'è andata piccola? Se n'è andata tanti anni fa? I think Marianne, she was born in Omaha, giusto? Right? Yes, my father and my grandparents were all born in Carlentini. Suo papà, Okay. entrambi i suoi genitori sono nati a Carlentini, però perfetto. lei è nata a Omaha. Ma va bene. Se mi dai date di nascita, qualcosa. Send him your name, your date of birth, the name of your parents, the date of birth of your parents. He will go to look for them and see if there are siblings
and then descendants who are still resident in Carlentini. That's the easiest way. Oh, that would be Genitori, great. se li So ricordano i Marianne, genitori. I would also suggest though, that you maybe send your request to me first, because I might have access to the information already. Oh, okay, Yeah. I'll do that. You know, Certo, We so work cose. on it Quindi- with Nick first, and then if there is something that we don't find, we ask to Rino. While I would like to Okay. know who was the first lady who left to go to Carlentini, seeing that today is the Woman Day. Invece la mia domanda, che questa è un po' legata anche al giorno della festa della donna di oggi, io mi chiedo, chissà chi è stata questa prima donna coraggiosa che da Carlentini se n'è andata a Si è Omaha? spostata? Beh, quella mi sa che è un'impresa, sai Eleonora. Questa Comunque, è una bella domanda. possiamo, beh, è un po' difficile. La prima Bisogna vedere che pioniera. anno. The first L'anno. Che anno è pioneer. partita? Cioè, Ma i fratelli Salerno, in base a quello che ci dicono i discendenti, sono partiti da Carlentini tra i nel primi, sì. 1894. Perfetto. Altri dicono nel 65. Però quello che io farei appena messo il piede lì sarebbe quello di andare a capire chi sono stati i primi a partire e piano piano capire quanti se ne sono andati davvero. Ok. Con documento alla mano. Vediamo So I che think we cosa had posso already- trovare. didn't we already send a request for information about some of these people? I don't think so. No? I know And we I have was- corresponded about it, because Deborah, yes. we know that the, a Carlentini ci sono molti mangiameli. Cioè, Sì, ma guarda, mangiameli. io al mare. mi sono trovato a cercare i mangiameli tra quelli eliminati, nel senso che effettivamente eliminati, ma ce n'è uno schedario Cioè, intero. non mare, certo. Another Quindi- useful function of the office of Rino is to understand where was the house, because the families are organized according to the streets. So if you want to know which was the house of your ancestor, for example, Marianne, it's very easy because you will find the name of the street and everything. Giusto, Rino? È un'altra parte interessante del vostro ufficio è la identificazione della casa degli antenati, perché avete anche tutti i registri organizzati per vie e per numero civico, certo. quindi Sì, basterebbe sì, mettere il tutto. nome e voi potete risalire a dove abitavano quelle persone. Con quei numeri giusto? che ti dicevo io, con quei numeri che quando vengono eliminati, praticamente andando a trovare quella persona che se n'è andata o è defunta, eccetera, gli mettiamo quei numerini. Tramite quei numerini andiamo a prendere la scheda famiglia. Dal singolo andiamo alla famiglia e dalla famiglia risaliamo, insomma, a tutti i parenti, se la famiglia si è formata qua, So attenzione. everything starts with the name of that person who left, and then the little number assigned to that person, and then from that little number we go to the family of that person, and we can move forward according to what happened in that family before they left. That would be good. Yes. so in her example, this is the individual who left. His name is Sebastiano Mangiamelli, and he was born in Carlentini in 1881 and died in Omaha in 1966. Okay. When Sebastiano was on Allora, è last week, nato, he said that the homes where they originally lived had all been torn down and something else was put up in place. So I don't think the homes are even there anymore. His mother still lives there, but I nel don't know where. 66, io credo di sì, questi li andiamo a prendere questi, io sono convinto che li troviamo, perché nell'81... Chi lo sa, adesso vediamo. nel Marianne, why 66. we can't see you tonight in the video? Why Who's are you asking? hiding yourself? Jim? Rino, io invece mi piacerebbe fare uno studio partendo per esempio dalle persone che se ne sono andate, no? Perché forse Io pure. siamo ancora in tempo a fare questo tipo di studio, perché se passa qualche altro anno non si potrà fare più. Cioè prendere queste famiglie, vedere chi sono e trovare i discendenti per capire, per sapere la storia.
di queste persone. Okay. Sarebbe Ma bello scrivere degli tutte americani queste che se ne sono storie. andati o chi è Dei rimasto? carlentinesi che se ne sono andati, cioè fare le interviste alle famiglie che ci sono adesso, ai nipoti, pronipoti, per capire Gli quali eredi. ricordi hanno di queste partenze, eccetera, eccetera. E Infatti, fare se sai, questi una, li trovi perché le persone un po' sarebbe, più adulte, sai, si ricordano sì, qualcosa, infatti, di quello sì, questo ti voglio dire, già forse siamo un Come po' in te? ritardo, perché, certo. per Sì, esempio, perché io ho ricordi di mia nonna che mi raccontava di suo fratello che andò in America, perché certo. anch'io mi sono trovata in questa cosa, Cettina perché avevo Monzone mi ha questo tenuto fratello. nottate a parlare di Questo parenti suoi in fratello di mia America. nonna che se ne No, andò la in America e conosco. mia nonna ci raccontava un po' come, ma tanto a Carlentini ci conosciamo tutti, loro non Sì, riescono a capire questa cosa. So ma Silvana, she's saying maybe it's hard to believe, but really in Carlentini we really know each other, all of us. We know each other, all of us. And something that Silvana would like to do, she has another wish, is to go and find those people who left and see who remained in Carlentini, if they still have memories of their relatives and which kind of memories they have of those part of the family who left on the other side of the world at that time, and make interviews to them, still reminding, because Silvana says, I have memories of my grandmother telling me about her brothers, of my uncle, but my son, my kids, they don't. So my generation is really the last one who can help in this way to collect those memories. Mm-hmm. Do you have questions for Rino before he goes? Non ti vogliamo no, no, figurati, no, io ti volevo dirti, posso? Ok, no, certo. io sono, essendo un po' curioso, sono andato, mi sono registrato, ma sicuramente questo già lo sapete sicuramente, in un sito, praticamente quelli che emigravano, sbarcavano dove c'è la Statua della Libertà. Ci siamo? Ellis Island. Bravo, esatto, Ellis Island. Praticamente da lì mi piace andare a cercare, eccetera, eccetera, e da lì ho scoperto che ci sono un sacco di cose curiose. Praticamente il registro dove venivano registrate al momento che tu arrivavi là, e ti registravano nome e cognome, che ti domandavano. E la cosa bella, oltre che curiosa, sai cos'era? Che quando tu gli davi il nome e cognome, essendo giustamente americani, non sapendo la lingua italiana, cioè come la sentivi loro la scrivevano. Sì. Tipo Brian Esatto. Fanciulli, che ti dicevo, non è Fanciulli di fatto, ma è fanciullo. Infatti, cioè, praticamente, però da lì poi, ti ripeto, quando è venuto qua, siamo andati a scoprire chi fosse l'erede, che poi Quindi l'abbiamo fatto ritrovare. No, allora, in America è diventato Fanciulli. Perché? Perché quando, ti ripeto, quando questi venivano in America, li registravano, come si chiama lei? Fanciulli. Cioè, praticamente quello che sentivano scrivevano. E un'altra cosa del genere, sai dove l'ho trovata, Leonora? Allo Stato civile. A quei tempi scrivevano nome e cognome e il tipo di soprannome o il tipo di lavoro che l'Angiuria. Bravo. Cioè, praticamente mio nonno veniva considerato, te lo dico in siciliano, usalaro. Praticamente vendeva sale. Ecco, per distinguere dagli altri di Mauro Salvatore, che ce n'erano una marea a Carlentini, quindi per distinguere scrivevano Di Mauro Salvatore usalaro, cioè per distinguere proprio quel tipo di personaggio. Okay, provo a tradurre. So, first of all, Rino is very fascinated about the website of Ellis Island. Quindi Rino, quando vuoi, contatti Nick. Lui, oltre al sito di Ellis Island, ci ha messo mani per tantissimi anni, ma la stragrande maggioranza della gente che vedi qua ha fatto ricerche per anni in quel sito lì, e ci sono anche andati di presenza. Ma noi usiamo contemporaneamente Family Search, Ancestry.com, Antenati, e poi Nick ha lui stesso creato un sito che si chiama Find a Grave, dove stiamo digitalizzando tutto il cimitero di Carlentini, per cui tu scrivi il nome e ti spunta la posizione e la fotografia della tomba. Bello. Beh, siete più avanti allora, dai.
Noi siamo ancora all'era dello schedario normale, È un quindi siete lavoro molto più molto avanti. lungo e certosino, quindi se Dai, vogliamo bello, lavorare bellissimo, online c'è anzi. tanta roba. And Perfetto. then, Magari mi mandi Rino, qualche indicazione, qualcosa tramite sì, mail, che io me lo vado, volentieri, ti mando mi qualche fa piacere. direttamente link. And then Rino said, for example, what I find really fascinating is that when you go to Ellis Island registers, you will find the names of Sicilians the way they used to hear the names. So it's like the phonetic way to write them down. So a lot of names, they have been changed, as you know better than us. And then what he finds on the other side fascinating in Carlentini is that during the past, to distinguish somebody with somebody else, because at that time there were Salvatore, Giuseppe, Delfo, 4 names for Giovanni, so 4 or 5 names for an entire population. For example, his father was Salvatore, like a lot of others, Salvatore, but seeing that he used to sell salt, he was called Salvatore Usalinaro. That means the man who sells the salt. So maybe he's wondering if in our family trees we'll find even the nicknames referring to the type of job that they used to do, or just the short names as it's very common even in the United States. Ok, quindi gli ho detto se per caso negli alberi di famiglia che noi stiamo raccogliendo ci sono anche le ingiurie legate al lavoro oppure soltanto ai nomignoli che venivano dati. Ora, Deborah chiede nella chat se lei viene ad agosto in tour e giustamente vorrebbe trovare i suoi parenti ancora vivi e il tempo sta correndo in maniera velocissima. Lei ha come cognome di famiglia Ossino a Carlentini, quindi lei è imparentata con gli Ossino e i Santo invece di Santo Allentini. Quindi Ossino, se lei ti scrive inizia a lavorare con Nick, so Deborah, as Nick was suggesting to Marianne earlier, let's work with Nick first. Okay, with I'll send the name. And then if he's not able to find something, let's see which branch of Ossino, because for example, I personally know a lot of Ossino. I have friends with this name, but maybe they are not part of your family. And then, as you know, Silvana, she works in the elementary school. She said she has worked in the elementary school, so names of parents and names of kids, she's always very familiar with. So I'm pretty sure that we will find something. Sicuramente, dai. Will help Deborah. And I also have some addresses, but they go back to 1981 and earlier before then. So I will jot those addresses down and send them also to Annette. Please. Ok, lei ha anche indirizzi, ma vanno indietro al 1981, se non anche prima. Ok, va bene, ma forse si troveranno, no, forse, sicuramente si trovano. Is he able to look up somebody from 1981? Like, is there a phone book or some kind of old register that he could look at? So the good news is that in Carlentini, as in Lentini, it's very uncommon to change houses so many times in our life, let's say. Usually we inherited the house. For example, my aunt, where she lives, my mom's sister, she gets married with a Carlentinese, and this was the house where the grandparents of my uncle used to live. So the grandparents, the parents, my uncle with my aunt, the kids and the grandkids, it's 5 generations still living there in the same house. So I won't be surprised if those addresses are still available and still used. Sto spiegando che da noi a Carlentini non c'è molto l'abitudine di cambiare tantissimo casa. Se dovessi prendere un esempio, mia zia Nella abita nella casa che apparteneva ai nonni di mio zio Delfo Vinci, quindi quando mio zio Delfo iniziò ad alzare i suoi piani ci stava Nanna,
poi i genitori di mio zio, poi mio zio, adesso ci abita stavano tutti in una casa, sì, i figli di mia cugina Manuela, quindi stiamo parlando di 5 generazioni, tutte sempre in via Porta Siracusa senza mai muoversi. E così come tante altre famiglie sicuramente. Quindi quegli indirizzi degli anni 80 sicuramente saranno ancora validi. Sì, no, ci sono sempre. Sono rimasti là, il centro storico è quello, quindi... Yeah, the historical center hasn't changed that much, even è if we cambiata had qualcosa. the earthquake in the 1994, but the people who owned the house, they rebuilt up again there where the ancient house was already. Ok, do we have qualche giorno vado a questions? trovare Rino. Or Rino, Tranquillo, do you have vieni, quando questions vuoi. for us? Abbiamo Domani altre sono a casa, domande? casomai. How many requests for genealogical information does he get in the course of a month? In the course of a year or a month? A month, ok. Nick ti chiede invece quante richieste di ricerche genealogiche tu ricevi più o meno nell'arco di un mese. Vabbè, oddio, saranno 3, 4, non è che siano tante. 4, no more. Sì, non sono tanti. Mm-hmm. Che poi, ripeto, ce li dividiamo con l'usi latina, praticamente stato civile, perché io vado da lei, lei viene da me per cercare... With Lucy. Esatto, perché gli schedari, proprio schedari fisicamente, cioè dove scriviamo tutto, ce l'abbiamo noi. Dove quelli che ti ho fatto vedere io praticamente. E lì c'è un po' di tutto praticamente. E poi da lì they share the andiamo job allo stato civile. with Lucy. Sì, no, quello è un punto di riferimento abbastanza a Carlentini buono. è più semplice, mentre a Lentini io ci sono andata. No, Lentini è strano. Lentini hanno lo stato civile in un posto e l'ufficio anagrafe molto distante, quindi tra loro non si parlano, c'è differenza. Io sono dovuta andare, io ho telefonato allo stato civile. In Carlentini it's easier because the ufficio anagrafe and the ufficio stato civile are in the same building, are 2 different rooms, but they talk to each other for real because they have just to cross the walkway. Ma già non si parlano neanche fra di loro, quindi figurati, è ancora più difficile. Quindi. Usually i Lentini. E poi ho trovato un ambiente un po', non lo so. No, niente, lascia stare. And even the employees are not that welcoming, let's say, Lentini. They don't want to be bothered that much, let's say. So how long does it usually take for you to respond to those requests? Quindi, avendo tu ricevuto 2 o 3 richieste genealogiche, di ricerche genealogiche al mese, più o meno quanto tempo ti ci vuole poi per rispondere a queste ricerche? Se mi va bene, l'indomani già gli rispondo. Se è una cosa un po' più lunga, 3 giorni, 4 massimo proprio, cioè una cosa... So, if I find immediately all the answers, the next day I already answer. If I don't find immediately what they are looking for, 3-4 days. Sì, non di più. Sì. Se è una cosa semplice, se è una cosa, se poi dobbiamo andare a scavare proprio... Vabbè, in settimana, in una settimana eliminiamo tutto praticamente. Sì, Okay. sì, no, se riusciamo a capire chi sono, da dove vengono. Io, Rino, sono nella parte di quelli che se ne sono andati perché nel 2016 mi sono trasferita a Motica, quindi non lo so in che schedaria sarò finita. Ma da quello che ho capito sei parente di Delfo Vinci? Sì, Delfo Vinci era il fabbro. Quello che faceva il fabbro? Bravo. Sì, mio e zio, esatto, sono cresciuta con lui. A proposito di soprannomi. A proposito di soprannomi, brava. Sono come fratelli per me, mia cugina. Ti posso dire anche come lo chiamavano? Come lo chiamavano? Tipo congiurio praticamente. Vabbazza. Ecco. Solo Vabbazza, per dirti... non si attaccava mai. Brava. Sì, se tu chiami Delfo Vinci e qui non si capisce che se lo chiami Vabbazza, sì, ho capito chi è. Ma comunque sì, si scherza, si scherza. No, sì, ma lui lo conoscevo. No, conoscevo anche la famiglia. Ingiuria. Mio cugino se l'è tatuato Vabbazza. Perfetto, sì, addirittura. Sì. Per ricordare suo padre, sì. Ma bello. Oggi la mia generation non ha più le ingiurie.
No, ormai no, lascia The perdere. new generation, they don't get Neanche si nicknames, conoscono let's fra say. di loro, si conoscono tramite video, tramite online, Sì, questi giochi qua, quindi figurati. they play games online, yeah, it's Sì, true. infatti. Beh, pazienza. In Carlentini there is still the habit to sit outside at the sunset though, ma ancora a Carlentini c'è l'abitudine di sedersi davanti alla porta al tramonto e di chiacchierare con le vicine. Ma vedi, questi sai dove li Molti trovi? ancora lo fanno. Sì, persone più in anziane. periferia, sì, Putticedda. brava, esatto, cioè in quei posti particolari che sono rimasti, insomma, un Ah, po' vecchio sì. stampo, ecco, chiamiamoli così. Sì. Belli, no? Sono belli da vedere. Tu in che zona di Carlentini abiti, se posso Allora, chiederti? io abito nella zona nord, Ai Santuzzi. Santuzzi. Sì, Ok, praticamente quindi Carlentini Nord, ecco, per essere... ok. Sì, Come da un mia bel po'. madre, gli Però appartenenti al sono Limbo. nato vicino alla villa, ecco, io sono nato lì, in quella zona là. I guess Nick has relatives in the street. Ce l'hai presente dove ci sono le scalette accanto alla villa? Quelle scale Sì, ancora ci sono, sì, ok. dal curvone poi tu puoi Esatto. tagliare. Nick Sì. ha origini in quella zona lì pure. Ah, addirittura. Dalle ricerche che ha fatto lui con i suoi antenati. Guys, do you have questions for Rino? I think that we'll be able to resolve them, but I do want to ask you, when you were talking about houses and how many generations, like 5 generations in the same house, Yeah. It's hard for me to imagine from the stories my grandmother told me about the place that she grew up as a child, that could even still be standing. They were so poor, and they were probably on the outskirts of town, more in the agricultural, where things were there were a lot of crops and stuff. And she described it to me as almost like a hut with just like one room that had the fireplace in there and dirt floors and one or two beds, and they cooked right at the fireplace. I understand. For example, if I have to use the example that I mentioned of my uncle's family, the house, it has been transformed along the years. So when my uncle was born in that house, it looked like your description. One room, no bathrooms, and today that room corresponds to the garage of that house. And there is the staircase to go upstairs. There was the little bedroom of the Nana. Then my uncle went to Poland in the 70s. He made money and he built on the top 2 more floors. So the ground floor where the entire family and the donkey used to stay became like the garage. And then his parents, they moved on the first floor, so they didn't have to climb so many steps. And the Nana took her little room. And then my uncle with my aunt, they get married, they went to live on the 2nd floor. When I was a child, I remember my uncle building the last floor that today corresponded to the 3rd, but we don't consider the ground floor, so for you will be the 4th. And over there, I stayed, for example, last year for 3 months when I moved to Carlentini. There is a nice terrace, a nice kitchen. I get connected from there several times. And nowadays, each floor has an independent house, let's say, of 700 meters square. I'm sorry, 700 square feet. 700 square feet. They're not that big. Two little bedrooms apartments. Nice. So the house has changed along the years, and I remember me playing in the garage, and how the house has been transformed. That's the story of a lot of other families in Carlentini, because the goal is to work your entire life to finish your house, actually. Sì, a Carlentini si può lavorare tutta la vita per poter finire la casa.
A volte neanche ci arriva, guarda. A volte chi l'ha neanche quello. completata anni prima è sicuramente più fortunato. Okay, so let me see if Nick, I think he received a call. Yeah. I don't know, he left. So at this point, I have to lead the situation. He's not coming back, Nick. Ok. Quindi quest'estate abbiamo 80 americani divisi in 2 gruppi. Next summer we will have 80 people coming in Carlentini, divided into 2 groups of 40, più il sindaco di Omaha, più altre persone che verranno in maniera satellite da soli. Ho sentito David Randall, che è proprio il discendente diretto, il nipote di Sebastiano e Giuseppe Salerno, che partirono per primi, che fecero la Union, che iniziarono questi lavori con la Union Pacific Railroad. Verrà in autonomia con alcuni amici suoi. Sono tutte persone che ci gironzolano intorno. Perfetto. Perché stiamo portando contemporaneamente avanti tanti progetti. Quello delle ricerche genealogiche è uno di questi. Aiutare le persone a ottenere la doppia cittadinanza è un altro. Poi stiamo facendo un gemellaggio a livello di arte con dei murales. Poi stiamo cercando di riqualificare un po' una area di Carlentini per renderla un'area culturale. Potrebbe essere Borgorizza, potrebbe essere il convento, potrebbe essere una parte abbandonata della città che ha bisogno di essere un po' svecchiata. E quindi tanti progetti. La figlia di Silvana ha iniziato le lezioni di italiano per bambini, mia sorella le lezioni di italiano per adulti, tutto sempre gratuitamente. E quindi stiamo cercando di intanto unificare le radici e le relazioni fra di noi. Bellissimo, bella e iniziativa. piano piano, Nick tra l'altro verrà il 2 maggio a trovarti. Perfetto, ok. Insieme con mia figlia, così parla in inglese. Ecco. Okay. Brava. Viene con Erika quello è perché di importante. mattina al lavoro. Già mi ha detto di sì. A trovare Mi ha all'ufficio detto di sì, Anagrafe. Erika. Perfetto, dai. Sono molto contenta. Ti verranno a trovare all'ufficio Anagrafe Stato Civile. Li aspetto. Per posto verrò anch'io, vediamo come mi combino con il lavoro. Sì. Sto cercando il di 2 di maggio, perdere un po' perfetto, di tempo, sperando che Nick ritorni per poterti salutare, almeno questo, però è non andato via? Di Effettivamente. solito, ha avuto qualche non si problema. allontana neanche un Perché in minuto. genere è lui che tiene la riunione. Quindi Sì, di solito è lui responsabile di perché tutto adesso lì che ore questa... sono? Saranno le 3 o le 4? Le 2. Devi togliere 7 dal nostro orario. 3 ore, sì, infatti. le 3, sì, sono già le 3 saranno le 3. Is it 22 meno 7. 3 p.m. over there, right? Yes. Yes. Yeah. Nick è in Texas, per esempio, però quasi tutti gli altri sono a Omaha. Tutti là. Texas ha un altro fuso orario, Nick si è spostato tanti anni fa in Texas. And we're both on the same time. Texas and Omaha are both on this. Texas and Nebraska are same time. Is a central United States and Canada. Ho capito, hanno lo stesso meridiano. Sì, hanno lo stesso orario, sì. Perfetto. Oh, here he is. Welcome back. Dov'è? Eccolo là. So we were waiting for you. It's fine. So Rino wants to say hi. Do you have other questions, Nick? I told him that May 2nd, you will go to visit him in his office. Erica will be available to translate for you, so he will wait for you. What time? A che ora può venire, dice Nick? Quando vuole la mattina, perché io sono lì dalle 7:30 fino alle 2. Dalle 7:30 sono lì. Tranquilla, non c'è problema. E poi 7:30 I'm there. I'm there from 7:30 a.m. to 2 p.m. Se lui viene, sono alle 8, quello che è, comunque sono lì, non c'è problema. So, se poi mi fa sapere prima, that's too early. io mi faccio trovare pronto, tranquilli. Quando vuole, l'importante è che lo so prima. Go there around 8:30 will be fine. Okay. Poi ci mettiamo d'accordo. Sì, beh, certo. Non mi prendo le ferie, già è una cosa, insomma, che... Certo, sapere che per se me lo fai sapere, sai come non si sa quello che succede. Sì, per favore. E così anche ad agosto,
ad agosto fatemi capire un attimo, perché io mi devo mettere d'accordo anche con le colleghe che ho lì in ufficio. Beh, semplice, per Santa Lucia, 27 e 28 perfetto, ok. saranno Vabbè, là. anche se sono in ferie io rientro, non c'è problema, figurati. Un'occasione del genere. Sarà sabato e domenica, quindi penso che No, sarete no. chiusi in ufficio. Sì, quello sì. Certo. Sì. Okay. Sabato, domenica e Okay, lunedì di Santa Lucia pure. Siamo uh-huh. chiusi. No, noi dopo Ci tocca. l'indomani faremo altre cose. Quindi... Ok. Allora, Al Leonora, massimo gli possiamo io... aprire le chiavi. Le chiavi? Ti posso dare le chiavi, non c'è problema. No, dico, gli possiamo aprire un attimo la porta dell'ufficio e farglielo vedere se c'è Sì, puoi fare quello che vuoi tu, fammi sapere quando... Non c'è in problema, maniera figurati, straordinaria ci fuori sarà anche il nostro dal sindaco mondo lavorativo. sicuramente. No. Sì. Ma Appunto, figurati no, se non lasciamo ci sono chiuso. problemi. No. Tranquilla. Ok. A Carlentini Ok. non ci sono problemi. No, non ce n'è A problema. Carlentini, no problems. It's a big family. I'm Loro non lo wondering, sanno. can we come to visit you even in August, because we will be there actually Saturday and Sunday, so the office will be closed. And then he said, no worries, if you want to come, even if we're not working, I can open the office and show it to you. Grazie, Rino. Ma di per che tutto, cosa? per la disponibilità. Ma figurate, io a disposizione. Alle Adesso, avventure. come no, aspetto le mail, vediamo quello che posso fare. Così vediamo quello che posso fare. He waits for Ok? the emails. Yes, Ci Ok. metterò grazie. impegno. Ti vengo a Ok. trovare pure io, Rino, qualche giorno. Sì, Vieni e quando ci vuoi, vediamo. Silvana, a disposizione. Ok. Ciao a tutti, Ciao. Ciao, Grazie, Rino. grazie di Ciao. tutto, Ciao. Grazie. Ciao a te. ancora. Ciao. Ciao. Nice to meet you. Ciao. Piacere. Ciao. So cute. Leonora, io volevo dire una cosa. Ti ricordi Sì. la volta scorsa che c'è stato, non so chi era, Gibilisco, se era Gheri o l'altro Gibilisco, che diceva che il suo antenato era partito da Trieste. Dici, ma com'è possibile? Io ho fatto delle ricerche su Google. Silvana, perché she's io sono because it's like we finish our meetings and she keeps thinking. So now she's saying, I don't remember if it was last time when we were talking about that ancestor who left from Trieste. Was Gary? Forse fu Gheri. I think it was Gary's father, or Gary's grandfather. Is he Gary? Ecco. Is he allora, here? Ho fatto una ricerca su Google, così Okay, semplice your grandfather. Yeah. So allora ho visto che allora c'erano delle compagnie di navigazione che si facevano una concorrenza spietata per portare gli emigranti verso l'America. Pensa che c'erano anche delle aziende che appartenevano al re Vittorio Emanuele che facevano questo servizio. So at the time there were companies and they had such an unbelievable competition among them because they wanted to rescue people, immigrants, to be moved from Italy to the United States. And even the king had boats at the time. So it was a huge economical aspect that we have to consider. Ok. E poi ho scoperto che praticamente in questo porto di Trieste avevano allestito un grande capannone dove raccoglievano tutti gli emigrati che venivano da tantissime parti d'Italia. Quindi li ospitavano lì per tutto il tempo necessario a raccogliere la giusta quantità di persone e poi li imbarcavano e partivano per l'America. Per cui può essere successo che qualcuno della Sicilia, del sud Italia, sia partito col treno, sia arrivato a Trieste e poi da Trieste si sia imbarcato. Con la promessa che una nave sarebbe partita di sicuro. Con la promessa che una nave sarebbe partita di sicuro e con un prezzo più modico. Capito? C'era questa concorrenza. Per cui è so seeing possibile. that there was this huge competition, a way to rescue more people that Trieste has adopted was this one. There was a huge, gigantic construction. It's like a huge tent. Was not that nice, let's say. In Italian we say capannone, where you can put inside cars with a plastic material at the time, maybe not plastic, but like a huge Sicuramente tent. era di legno, non lo sappiamo. Maybe in wood.
who knows? And they used to collect the people in Trieste, and when they used to have enough people, the boat could leave. On the other side, the people, they could stay there as long as the boat was ready. And it seems that that boat from Trieste was cheaper because people, they had to wait for a little bit more. So with the train, they could get to Trieste, wait and wait and wait that they had the final amount of the maximum amount that that boat could host. And then when the boat used to leave, they used to pay quite a cheap ticket. And that's why maybe some people from Sicily, they went as far as Trieste, because it was 100% sure that they could leave to go to the United States. Ma poteva anche succedere che questa nave passasse anche da altri porti, capito Leonora? Poteva anche succedere che partiva da Trieste e magari faceva degli scali in Sicilia, in Calabria, non so, per prendere altre persone e partiva. Quindi è molto probabile che qualcuno di siciliani, di meridionali, sia partito con questa nave che era di Trieste. Non c'è da stupirsi, ecco, yeah, non è una it cosa could happen, as we mentioned, that the boat used to leave from Trieste and then stop in Puglia, Calabria, Sicilia, and so on. Certo, perché poi ci dovevano passare lo stesso, partendo dall'Adriatico e scendendo tutta la Sicilia, o passavano per lo stretto di Messina per andare verso Gibilterra, oppure circumnavigavano tutta la Sicilia e andavano sempre a Gibilterra. Certo. Sì, per loro era un passaggio. So, at that time they had to cross close to Sicily or through the Strait of Messina to avoid to make the big tour on the other side, but obviously they were going straight to the Strait of Gibraltar to go to the New World. Thank you, Silvana. Is there documentation for people who came from Sicily or Carlentini, when they were departing, did they have to name a sponsor in the United States of America? Or could they just come over to the United States of America without having anyone here that they were going to meet? Maybe Nika can answer even better to this question. The first thing that it comes in my head is that first of all, they needed a passport. So in Carlentini, there was an office where they could ask for a passport, and it was requested to go abroad. My great-grandfather, when he left, he went to a cousin's house. So I guess that on one hand, maybe because it was very hard to do it, all the people who left, I think they had somebody else on the other side waiting for them. So, I mean, would it be possible to get documentation of that? I mean, someplace in Palermo or in Carlentini to find a documentation that says where they were, who they were going to meet in the United States of America. Do you have Susan? She's taking, oh my God, so many papers. So let me just show you, since I had Sebastiano Mangiamelli up, I'm going to show you his passenger list when he came to the United States in 1913. And okay, so he's here on line 3. And okay, so it says his name, Mangiamelli Sebastiano, age 31. And then it says his wife is Maria Pistone, which we know that is correct. And that quello che ti dicevo poco fa, Eleonora, che questi Pistone io li ho fatti incontrare. He was headed to Nebraska, Omaha. But on the next page, che bello, che emozione. So line 3, it says, by whom was passage paid? And it was paid by his cousin. Ah. And
whether going to join a relative or friend, and if so, what relative or friend, and his name and complete address. I don't think it was required that you give a name and address, but it was highly recommended. I mean, I don't know, somebody else may know better than me, but you'll find that there's always somebody on these passenger lists from this era. So his cousin was Alfio Caniglia, and he lived at 1114 South something Street. Doesn't really say. Omaha. So that's But that's line number 4. 1114 South is line number 4. No, it's line number 3, because it's 172 Columbia, 172 Columbia, 1114 South. Okay. 10th. Yeah. Yeah. Okay. So they're slightly offline, as you can see. The bottom line for number 1 lines up with the relationship, and then the address of that relationship is actually trailing down into line 2. Okay. There are a lot of movies with this topic. For example, the first that comes in my head is Il Nuovo Mondo, The New World. It's 3 hours movie, very, very slow, but it talks about a lot of interesting things. And then in Italy, very often in Rai Uno, the official channel, they make little episodes, like short movies of 2 episodes, talking about that as well, of people with the dream to leave and go away. We should little by little, we will answer those things when we will meet more people, even over here, who had documented those kind of things. And the first person that comes in my head is Claudio Colombo, who made such an interesting documentary that is called Partiti per la Jobba. That means people who left for the job, that talks about the community from Bolognetta, very close to Messina, who entirely moved to Brooklyn, but in dialect they used to say Broccolino. Broccolino. Eleonora, nel libro che mi ha Isn't that what you put inside your Gutteruni? Gutteruni. Broccolino. Broccolino. Isn't that what goes inside Gutteruni? You put inside the Gutteruni. Eleonora, nel libro che mi ha dato Sherry, parla di Termini Imerese. Ci sono molte persone che sono andate ad Omaha da Termini Imerese. Poi che succedeva? Che partiva uno e partivano poi tutti gli amici, i parenti. Sì, insomma, infatti si riuniva una comunità. Susan Finlay, lei ha una parte dei parenti di Termini Imerese. Infatti. Ma questo Termini libro è è una molto città di esauriente. porto. Certo. E qual è questo libro? Lo fai vedere? No, non ce l'ho qua, ce l'ho a scuola perché mano a mano l'ho tradotto e poi ora ci sto dando Ma un'occhiata. che Perché italiani di Omaha? Italiani di Omaha. Ci sono delle parti Italians, mancanti. Però è sì, molto sì. interessante. Per fare quella cosa che dicevo poco fa a Rino, si potrebbe partire da quel libro, perché in quel libro parla proprio delle primissime persone che sono state a Omaha e chi erano i primi carlentinesi. Sì, The Italians of Omaha, it's such a very well done book. But Silvana, I think that even in the library in Lentini, I'm sure, I don't know why, with books I have a special relationship. When I need something, I look at my books and I find my solution. So it has been almost 1 year that the library in Lentini is calling me, like you have to go there. I even called them to know somebody, nobody's answering me, but in the library in Lentini, I'm sure that there is a lot. Sono sicura che alla biblioteca di Lentini, non quella di Carlentini, ci sono dei volumi molto interessanti, perché io ho uno strano rapporto con i libri. Eleonora, perché questo... Sì, pure io, a me piacciono molto. E là, Ti ripeto, io non ho molto tempo, ma se avessi tempo farei
mi piacerebbe fare questo tipo di ricerche. Questo libro io lo sto facendo piano piano perché ho pochissimo tempo. È già tutto tradotto, però ci sono delle parti che bisogna aggiustare, sai, i tempi dei verbi non vanno bene. Va bene. Ma è molto interessante. While we're talking about books, I want to thank Susan for Ex Magno, questo è quello del dottore Failla. Questo è molto bello, Qual io l'ho è? letto. Yeah. Ex Magno et quadrato Let me just labile. read about Dr. Failla. Gaetano Failla, nato a Carlentini il 13 Questo è parente di ieri, lo sai? 1944. No, forse no. È morto, poverino. So Gaetano Failla was born in Carlentini on the 13th of October 1944. È quello che ha fatto? È vivo? No, è morto. Oggi? Ormai è morto. No, è morto. That's too bad. È rimasta la moglie. Can you put the book close to your head so I take a picture? Quella è la Madonna la Madonna del Melograno. You get Pare it? che c'è in quel libro. No, La Madonna del Melograno. So che si trova nella chiesa di Roccadia a Carlentini. So is the lady thank you, is the Virgin Lady of the Pomegranate, and that paint is inside the church that is in Carlentini called the Church of Roccadia, where there is a nice organ where when you will come in theory, I want to overpromise, there is an organist who will come to play for us, for you. Wow. Chi è l'organista? Eleonora, chi è l'organista? Non me lo chiedere. Del sindaco, the mayor knows. Non lo so. The mayor had this idea. Lo so io chi è. Perché non ce n'è ho una idea. sola organista. Ce n'è solo una organista a Carlentini ed è una conda dei Cicco, con la quale là dentro noi abbiamo fatto delle prove di canto con il coro. Esatto. Certo, è Vero, ora che lo me so lo dici io. mi suona. So before you two have to go, I want to tell Silvana that she thought that I was looking at her grandfather, but it wasn't actually her grandfather. So, but I did find his birth record, and let me show you the birth record. That's the wrong one. Okay, let's get out of Sebastiano, and we're going to go to let's see, research, Vincenzo. Iannello. Okay, so no, that's not him. Silvana, tu sei in campagna, vero? This is your father, Sono in camera right? da letto perché c'è festa stasera qua da me. Ah, ok. Silvana, she's hiding herself in her bedroom because there is a big party downstairs. Her kids are having fun. Okay, so this is the one right here, Vincenzo. Oh, Deb, hi. Bye. Bye. And Bye. See you next time. Ciao. è nato 5 maggio 1866. Bravo, Nick. And possibile, perché mio nonno è del 95. That's new information. Her grandfather was of the 95. So it's not him. I'll upload the media. Choose file. Può essere che sia lui, perché allora si sposavano presto. Aspetta, era del 95 o del 65? Mio nonno era del 95, del 95. E questo, suo padre poteva essere del 66, giusto? La generazione prima, sì, giusto, mi sono persa un passaggio. Ok, sì. Okay, so remember when I was telling you last time that you can't download a complete image? So so I had to do it in 3 separate images to get his birth record, but this one shows most of it.
and it was reported Allora, dice che quando tu scarichi 866 il giorno 5 gli atti di nascita, te li scarica in 3 immagini separate, quindi ogni volta lui le deve scaricare scaglionati, non lo so perché. No, E quindi the birth, let's see. A me interessava quando è morto, perché mio nonno è rimasto orfano di padre e madre molto piccolo. The birth was reported by a volevo capire com'era questa situazione. Levatrice is a what do you call it? Midwife. Yes. Okay. So Silvana, she's saying that she would like to know when this person passed away, because her grandfather remained alone when he was a child. His mom and his dad died when he was very little. So I've been researching, and we had on his profile that he died. I put after 1896. Jim has on history a range of dates. If you look at Jim's tree, you can see the date range that Jim had, which was 1895 to 1920. So I've started searching from 1895, and I'm up to 1899. Allora, lui sta iniziando a cercare la data della morte di questo signore, nato nel 65, e quindi sta andando man mano procedendo dal 95, perché ha pensato, dice, almeno 30 anni sarà accampato. Se il figlio è nato nel 95, certo, mio nonno è nato 95, 96, 97, 98. In anagrafe risulta nato a luglio del 95, mentre noi abbiamo sempre saputo che era nato. Ha controllato fino al 99, però ancora non ho trovato la morte di questo signore, quindi forse è morto più avanti. Avrà avuto magari 5 anni. Non lo 6, so. 10, e la mamma, tutti e due sono morti, sia la mamma che il papà. Both they passed away very young. Tanto che lui è cresciuto con il nonno turco, diciamo. Anzi, non con il nonno, con lo zio, con il fratello della mamma, che si chiamava Turco. So he was raised by the brother of his mother, who was a Turco, with the uncle. And he was a lonely child, because even the mother passed away. Sì. Era figlio unico. We're in the wrong book here. So I wanted the Morty. But anyway, I was trying to do a year by year search, and I didn't get too far. I did 95, 96, 97, se vado da Rino me lo trovo subito. 99. Ma secondo me, infatti, Silvana, prova così. Sì, qualche giorno io lo vado a trovare a Rino, così parliamo un po'. So I'm asking Silvana, why don't you go? You can go to visit Rino first. Maybe he has something over here. Forse per lui sarà semplice. Perché no? Sì. Sì, ci andrò. Okay, guys, I will hug you one by one, all of you. Now, for me, it's time to go to sleep, Silvana. My eyes are closing. Vabbè, Va bene? Certo. Ci vediamo la prossima. No, ma anch'io. Sì, ti saluto pure io, perché sennò non capisco niente senza di te. Ok, tonight Rino's was a surprise. I'm very happy that he joined Veramente, us. è stato molto bello. E poi thank you for everybody. Sì, thank you everybody for being here. Come persona. Yes. Thank you as always. Ciao Mary. Bye family team. Ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao. It's ready for Kudruni, Chris. Pronto. Everybody, next. Ciao. So Marianne, are you still with us? Yep, I'm still here. My camera isn't working yet. I've got to have my son come over and see if he can fix it. Kind of in answer to your question, do you know specifically who you're looking for? Any relatives of either my dad's or my mother's
family, Mangiamelli or Gibilisco, Sortino. Okay, so I remember we had a conversation and there was some email that passed between your cousin that's in Milan, is it? Yes, he's in Milan. Yeah. And so I added all those names that he had given you to the tree so that we could try to track them down further. Do you recall any of those names? No, I don't. Okay. Well, let me just, I don't have a real good memory. let me just see what I have. Again, let's see. I think it's here. And I gotta just look it up again real quick. So were you looking for Mangiamellis or who are you looking for? Well, I'd like to find both sides of the family. If I can't find anyone on one side, maybe I can find someone on the other side on Gibilisco's. Okay, so Sebastiano Mangiamelli is the one we had up earlier. That was my grandfather. Right. My dad's father. And when did he die? In Omaha. When did he die? It was 19, what was it here? I just lost it. Okay, here he he died in where's the date? 66, April 29th of 66. Okay, let me just look. Mangiamelli. 66. Why am I not seeing him? Second one down. Sebastian. Yes. Oh, here he is. That's him. Okay. There he is. Okay. So when you look at his tree, you can see that his parents were Carmelo and Giuseppa. And when you say view his family tree, and then you change it to the descendant view, you can see all of the children of Carmelo and Giuseppa. So there was a daughter, Alfia, and we have her children here. So there were 7 children, and they were all Chianchis. Then there's the other sister, Mariana, and so all of her kids would be Regios. And so you can see that some of these died young, like 1920, 1926 when they died. But like Angela, she died in 43. Yeah. So, but Salvatore had children. And so we don't have the ages on these people, which is, I think would be helpful, but there's got to be. Get a hold of that people, Mangiamelli, a long time ago, but I haven't heard anything back from him since then. Now, are those 4 still living there then? Well, I don't know when they were born. So, I mean, if this one was born, say, in the 20s or the 30s, then his children should definitely be alive. So these would be names that we would want to search for. Yes. But it would be helpful if we could get dates to go along with these. Yeah. And I don't know, if we could try to talk to
well, what doesn't make sense here is, let's just look at his profile. Okay, yeah, that's what it is. So she was a Mangiamelli who married a Mangiamelli. And these are all the children, Rossana, Pippo, Angela, and Sebastiano. So most likely his birth would have been, of course, after the marriage, but the marriage was 1919. And so the first Salvatore died, and there's this other one here that we don't have a birth date for. And we don't have access to birth records for this period anyway. All this is from death records, is how we've been able to piece this together. So what we would have to do is ask Rino, I guess, does he have information about a Salvatore Mangiamelli whose parents were. So we can, let's do it this way. Go to him, and then we can pull the life story. And we can edit that because we want the last names in there too. They're both Mangiamellis though. But he might be able to help us with this one here. If we could find anything about the Salvatore. I mean, it would be a lot easier if we could get people to tell us approximately when this guy was born. But so anyway, did I scare everybody off? So I guess I could write a query to Rino and see what we can come up with. Did we lose her? Yeah, we lost her. So Nick, if I want to understand what Rino does, like Rino's office keeps track of everyone by house, right? Yes. And he doesn't keep, so it's just all those records are just, here's your address, here's the people living in there at that time. Well, we ought to look it up, I think, on the let's just Google it. So let me do the share screen here. Share. And okay, so function of the Ufficio Anagrafe. My internet went down. I don't know what happened. That's all right. I was off for a while. Okay, so here's an article I think that I've looked at before. Okay. If you need to find information about an ancestor or relative, you can address your request to the Anagrafe, or the register office records of the commune where they were born. The Anagrafe in Italy is a department of the public administration created to keep the records of the families resident in their communes, with a detailed registry of any change in their situation, such as moving, births, deaths, etc. For every resident, a folio di familia is opened,
And this is a document containing records of one or more families. Every personal detail of individuals is recorded. The forename, surname, parent's name, nickname, and occupation, date of birth, date of marriage, etc. Also is recorded a civic number identifying the family's dwelling. So you could go to them and say, I want information on the Sebastiano Turco family as of 1920, and they could give me whatever they had on record that year. yes. Okay. So maybe asking for specifically for a copy of the Folio di Familia. That would be interesting to, I mean, it's really hard because, you know, you want to ask questions, but then he just talks and talks and talks, and we don't get a translation. It's like, I'm not sure what he's saying, but you know, I think we just got to try. So if you send a copy of anything to Reno, if you could copy me, sure, that would be helpful, just so that I know what's going on. Okay. Nick, do we you could have sort of test him in terms of his 3-day turnaround. I don't think that's happening. I'm still waiting from Lucy from December. So yeah, exactly. But I mean, let's try Attention Reno and see if we get a better response time, because I haven't had a good response from Lucy either. Yeah, I'm hopeful. Supposedly the check is in the mail, as far as the information I asked her for months ago. Yes, but I think Nick Gabalisco said that he had a response from her recently. He said that 2 weeks ago. Yeah, well, Nick knows how to sweet talk her. Yeah. Nick, do you have an email that we could use to send to Reno? And does it have to be in Italian, or can we do English? Or well, this is what, I'll just put it in the chat log again, but this is what Eleonora put in. She said, Ufficio Anagrafe at comuni.carlentini.sr.it. And then inside the email say, attention Rino Dimauro. And what I suggest you do is write it in English and then put it in Google Translate, and put both the English and the Italian in the email. okay, thank you. Mm-hmm. Yeah, let's test him. He's looking for those emails, so let's test him. Yeah, we'll send them to him. By next week, we should all have a response. Right. Oh, yeah. We'll see. I will be interested to see, because my grandmother's maiden name was Dimauro, if there's some sort of relationship with Reno's family. Well, there very well may be. Which reminds me, Mary Kay, I used your name in an email that I sent to a woman named Turco. Let me pull up the email that I sent this morning. Oh, wow. Okay, so Ryan Turco is her nephew. I've seen his tree. He has a big tree. Yeah, he's good. Yeah. I don't know who he is, but I've seen his tree. So this is, I sent her an invitation and wanting to know, you know, she said she was going to Sicily. I think she contacted us through the Facebook page. Okay. And so then she sent me this, her name is Terry Snodgrass, but her maiden name is Turco. Okay. And so she sent me, where is it? She says, I got the Zoom invite. Unfortunately, I work on Tuesdays, so not sure I'll ever be able to join in. I'm originally
from Omaha. My brothers and their family still live there. My grandparents immigrated from Sicily. My grandfather, Salvatore, was from Carlentini. My grandmother, Alfina Incontro, was from Lentini. And they lived in Omaha their entire lives. So she was working on a 1948 citizenship case. And she's planning her third trip with her adult son. And they're planning to spend 3 days in Sicily. Okay. Hoping to find some relatives. So I don't know. I mean, we might be able to, she's going a little bit later than the rest of the people are going. Yeah, I think if she's probably somewhere on my tree. Hi, Nick. Ryan is my nephew. He started doing research for dual citizenship before I did, but he put it aside. I think life got in the way. I don't believe he actually got the birth certificates for Sam and Alfina. I did receive them years ago. My dual citizenship got a bit more complicated because it's a 1948 case. And as you may know, it requires an attorney to present the case to a tribunal in Rome. I have all the necessary documents. I believe they need to have apostilles, however, on the documents. It's very time consuming, blah, blah. I'm off every Monday and Friday, which are good times to speak. So would you be interested in joining me when I talk to her? Sure. Okay. Well, we can talk about what's a good time for you at some point. So I was sharing, wasn't I? Yeah. Mm-hmm. In answer to Mary's question before, I actually have received a family Folio from Italy, and I can show you what one looks like if you're interested. Yeah, that'd be great. Okay, can I share my screen? Mm-hmm. So you're getting a certificato di familia, right? Is that what you got? Yes. Okay, here it is right here. Can you see this? Yes. Yeah. The commune that I'm interested in is Arcorada del Tronto. And in reference to my request for the Familia Anagrafica about my great-grandfather, Giovanni Baldori, and here's what they sent me. This is my great-grandfather, Giovanni Baldori, his wife, and these are his children. And this is my grandfather, Luigi Baldori. It's got his birthplace, it's got his birth date, and it's got his father and his mother. And Coniugato means married to. yeah, and that's his wife, Tomasini Rosa. And this is my grandmother, Rosa Tomasini, and her birth date. She's in Pennsylvania. She's deceased in Uniontown, Pennsylvania. That's close to where I'm from. And this is the letter this is how it came via mail. Yeah, that's interesting because I'm trying to pinpoint my great uncle's exact death, and eventually like to find out where they buried him. So that might be the way to go to get that. Now, this was way back in November 1996, so I haven't been able to receive anything since then. And if you want to see this, it's on Family Search. I use Family Search, so. Yeah, if you go back to that image, can you do that? Go back to the letter? Yeah. Okay. Okay, see up in the URL box there where it says familysearch.org/photos/artifacts. Yeah. So copy that URL and paste it into the chat log, and then people could look at it if they are so inclined. I can do it. So Mary Kay, what time frame are you looking at for your uncle?
About 1914. That's And when he you- died? Yes. He was the one that was in the, he was like a policeman and he actually died up in Palermo. And so I have the records from Carlentini, but I don't know if he died in March or the September before. And then I don't know where he was buried. Oh. Okay. I have his military record, which was quite useful. That's Oh, is that the fella? Yeah, I think he was working for was he the fella who was working like in a prison or something or other? yes. And then it said that he died in prison. Yeah, that's kind of where I saw that, and I found that a long time ago. Yeah. But So he didn't die as a prisoner, he died. well, that's what I was assuming originally was he was a prisoner, but then you had the other letters that from Carlentini or wherever that had his military record. Yes. Yeah, because his military record, and I saw where he said he put in an application. Somebody asked the question earlier about that, and he put in for a passport to come visit relatives in Omaha. Yes. But I don't think he ever made it. I haven't seen any record of him. I keep looking, occasionally. If I run across it, I'll let you know. Oh, thank you. So gang, I need to depart. If you want to continue, you're welcome to. I'm going. I need to go. Thank you, Nick, After for all these your two. Yeah, thank you. Continue next week, guys. All right. Okay, Everyone. ciao tutti. Yep. Bye-bye. Bye.